Ormai giornalmente sono tantissime le persone che mi chiedono se è possibile tornare insieme. Io dico che molto spesso è possibile tornare insieme. Ti dico anche come in questo video. Sono Domenico Iapello, Love e Life Coach formato in PNL e ormai dal 2011 su questo canale parlo di riconquista, seduzione, problemi di coppia e crescita personale. Se ti fa piacere iscriviti al canale così ogni volta che pubblicherò nuovi contenuti gratuiti potrai vederli in anteprima. Ora, entriamo nel clou di questo argomento molto particolare, anche perché giornalmente sono decine e decine le persone che mi scrivono: Domenico, vorrei tornare insieme alla mia ex, Domenico, vorrei tornare insieme al mio uomo, Domenico, vorrei tornare insieme al mio marito, Domenico, vorrei tornare insieme alla mia ragazza, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è quasi quello che sento e ascolto di più, appunto tramite mail, tramite WhatsApp o anche al telefono. Ecco, quindi sulla base di ciò ho cercato di realizzare un video per entrare nella dinamica più profonda proprio della terminologia tornare insieme, ok? Non è sempre possibile, premessa, non è sempre possibile tornare insieme. Molto spesso si innescono una serie di dinamiche veramente difficili da gestire. Vedi per esempio l'intromissione di genitori, vedi per esempio l'intromissione di altre donne o di altri uomini, situazioni particolari di salute o ancora situazioni di violenza o situazioni di stalking. Insomma, sono veramente tante le dinamiche a livello relazionale che si possono innescare e che impediscono a una coppia di tornare insieme. Noi cerchiamo di capire quali sono quelle opportunità che abbiamo invece di poterlo fare, ok? Perché si innescono una serie di emozioni che se curate, prese in custodia, curate, coccolate e riproposte possiamo fare veramente la differenza, e questo è il lavoro che io faccio. Catturare le emozioni della coppia, di chi mi contatta, dell'altra persona cercando di veicolare e poi via via trasformare queste emozioni in meglio. Ecco, ora mi soffermerò un attimo su questi due termini, tornare e insieme. Iniziamo subito. Vediamo intanto il termine tornare, che significa appunto andare nuovamente a, ok? Quindi questo significa in un certo senso riproporre una cosa già vissuta, dirigersi verso un qualcosa che già esiste. E mi ricorda anche un po' proprio il concetto di tornio, che un po' c'è una grande similitudine al riguardo. E cosa fa il tornio? In realtà gira su se stesso velocemente, levigando un qualcosa. Ok? Questo significa che all'interno di una relazione il concetto, proprio la metafora del tornio, ci rappresenta proprio l'idea di girare sempre intorno alla stessa cosa, alla stessa situazione, allo stesso problema, perché non giri intorno alla stessa relazione, giri intorno allo stesso problema, più volte, giri, 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 levigando le emozioni positive e trasformandole in emozioni negative. E la domanda che ti faccio è corretto levigare le emozioni di un'altra persona? È corretto levigare il concetto di coppia fin quando diventa qualcosa di, come dire, quasi insignificante per il proseguire dello stare insieme? Ok? Quindi capisci bene che l'idea di tornare nuovamente a o cercare di levigare un qualcosa molto spesso non funziona, ed è qui l'errore di base che si commette quando si vuole riconquistare una persona. Voglio tornare, io voglio tornare insieme. Ok? Questo tornare in realtà non è nient'altro che rivivere una minestra già riscaldata, quando invece tu puoi realizzare un nuovo piatto molto più delizioso da questo punto di vista. È questo che noi ci aspettiamo, un nuovo piatto delizioso. Che sempre con la stessa persona, che sia sempre con la stessa persona, va bene, purché sia un nuovo piatto delizioso. Questo è il concetto di tornare. Ora vediamo invece il concetto di insieme.
In questo caso il concetto di insieme invece mi ricorda tanto la parola compagnia, perché insieme significa anche compagnia. E compagnia mi ricorda anche qualcosa che ho vissuto nel passato, ma in maniera positiva. Non vado a rivivere dei problemi. Per me la compagnia è un ricordo di scampagnate. Per me la compagnia è un ricordo di schitarrate, per me la compagnia è un ricordo di momenti spensierati e leggeri, che forse nella vita un po' non tornano più, perché poi le responsabilità e tutte le cose della vita di tutti i giorni difficilmente riesci a rivivere di nuovo quella spensieratezza. Quindi per me il concetto di insieme è molto più forte del concetto tornare, ok? Quindi in questo caso se entri nella proiezione di insieme, capisci bene che ti impegni a rivivere qualcosa di bello con questa persona, ma un qualcosa che è legato proprio alla spensieratezza, alla leggerezza, all'armonia. E quindi sulla base di ciò, prova a chiederti, prova prima di tutto a rivivere un momento passato con una compagnia che hai incontrato, che sia a scuola, in un qualsiasi altro contesto, e le cose belle vissute insieme. E poi chiediti, insieme a questa persona vivo le stesse sensazioni? E lui, lei, vive le stesse sensazioni con me? C'è questa leggerezza? C'è questa spensieratezza? No. Ok, allora è qui che devo lavorare. Se riesci a portare la leggerezza, la spensieratezza in questo concetto di compagnia, di insieme all'interno della tua relazione, hai vinto. Così puoi far tornare l'altra persona nel giusto modo, non torniandola, come si suol dire. Quindi ti ringrazio per aver visto questo video, vorrei sapere il tuo parere nei commenti, lascia un like e visita il sito domenicoiapello.com sul quale troverai tutta una serie di contenuti gratuiti sul mondo delle relazioni e potrai anche contattarmi, magari cercheremo di capire la tua specifica situazione più da vicino. Per oggi è tutto e alla prossima. Ciao!